Ciao ragazzi, bentrovati. Continuiamo a parlare di caratteristiche di racchette perché ho una occasione abbastanza rara, cioè quella di avere quattro telai uguali di due amici che devono incordare. Sono delle Pure Drive 2021 e sono tutte uguali? Scopriamolo. Allora, eccoci, la prima operazione che facciamo è quella di andare a pesare le quattro racchette. Allora, iniziamo dalla prima. Leggo un 309.7, questa è la S numero 1. Abbiamo detto 309.7. Tutte le racchette sono senza corde e hanno solo l'overgrip montato. La S numero 2 è 308.2. V1 è 311.7 e infine abbiamo la V2 che è 309 precisi. Adesso misuriamo il bilanciamento di ciascuna racchetta. Non ho con me una balance board, quindi usiamo un piccolo trucco. Pesiamo la testa della racchetta. Per la S numero 1 abbiamo 142.6 e quindi il bilanciamento calcolato è di 31.6. (145.9) 144.7, 143.0. E adesso utilizziamo lo strumento inerzia X1 per misurare lo swing width delle quattro racchette. Come al solito partiamo dalla S numero 1. Abbiamo un 286.8, rifacciamola. 286.8. Attenzione, stiamo misurando il loro swing weight con del telaio nudo senza corde. Ovviamente con le corde si andrà a mettere un peso maggiore nell'ovale e quindi lo swing weight salirà a valori prossimi ai 315-320. Allora abbiamo detto 286.8. Misuriamo la numero 2, S numero 2. (297.5). Rifacciamolo. (297.6). Siamo là. Ok. Passiamo alla V1. (294.6). Prendiamo la seconda misura sempre per sicurezza.
294.7. Ok. E passiamo alla V2. (281.1) è il valore più basso. Ok. Ok, tutte le racchette sono state incordate con Armor Soft della String Project a 22,5, 21,5, tutte tranne una che ho incordato con delle Sigrun Pro Plasma Extreme. Il calibro è lo stesso, la tensione è la stessa, non dovrebbe incidere più di tanto nel calcolo dello swing weight. Quindi passiamo a misurare lo swing weight delle racchette incordate. Allora partiamo con il telaio S2. Abbiamo 325.4 S2, 325.4. Ok, ora passiamo al telaio S1. E abbiamo un 315.5, 315.5, quindi rimane sostanzialmente la stessa differenza che c'era tra i telai non incordati. Passiamo al telaio V1. E registriamo un 323.3, 323.3. Mentre il V2 per il V2 abbiamo un 313.2. Facciamo alcune considerazioni sui numeri che abbiamo raccolto misurando i quattro telai, che sono riportati all'interno di questa tabella. Immaginiamo che un tennista agonista in seconda categoria ci ha portato i suoi telai chiedendoci di bilanciarli, perché li sente diversi. Noi li andiamo a misurare e vediamo che i pesi sono tutto sommato contenuti in 3,5 grammi, passiamo da un 308.2 a un massimo di 311.7.
Il bilanciamento è contenuto per 3 dei 4 telai perché passiamo da 31,6 a 31,7 a 31,8. Il quarto telaio ha un bilanciamento un po' più avanzato in testa di 32,5 cm, ma è anche il bilanciamento del telaio più leggero, per cui in teoria noi potremmo andare ad appesantire il manico del telaio S numero 2 mettendo anche una monetina da 2 o da 5 centesimi all'interno del tappo, quindi aggiungiamo 2-3 grammi in modo da portare il peso intorno ai 310-311 grammi, quindi comunque all'interno della finestra dei pesi riscontrati, e allo stesso tempo andremo ad arretrare leggermente il baricentro portandolo intorno ai 32, 31,8 più o meno, e quindi avremo fatto un bilanciamento perfetto. E però poi andiamo a dare le racchette all'atleta e lui continuerà a sentire le differenze che sentiva prima. Perché? Perché misurando l'inerzia e andando a leggere i valori che abbiamo trovato, troviamo dei salti importanti. Guardiamo i valori dei telai incordati. Passiamo da un minimo di 313,2 a un massimo di 325,4. 12 punti di inerzia sono tanti, è un valore che anche un tennista di livello amatoriale percepisce, perché parliamo di due telai molto diversi in termini di maneggevolezza, di impatto con la palla, di energia trasferita, di stabilità all'impatto. Sono veramente due telai diversi. Torniamo al ragionamento che facemmo nel video precedente. Certo, ci sono tennisti che non se ne accorgono, che si adattano perfettamente alla differenza in tempo 30 secondi, 4 scambi, e trovano il giusto tempo, il giusto ritmo anche con un telaio completamente diverso. Ma il punto non è questo, il punto è che noi siamo stati chiamati a bilanciare questi telai, e se ci fossimo limitati a farlo guardando solamente peso e bilanciamento avremmo fatto un lavoro approssimativo. Per misurare l'inerzia di una racchetta da tennis fino a qualche mese fa l'alternativa era acquistare delle macchine molto costose dell'ordine di alcune migliaia di euro. Con Inerzia X1 possiamo ottenere un valore abbastanza preciso della inerzia della nostra racchetta a un prezzo molto più contenuto. Parliamo di poche centinaia di euro, parliamo di 269 euro per uno strumento che veramente può cambiare in maniera radicale la qualità del lavoro che andiamo a fare sui telai. Ok, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato, vi invito a visitare il sito pagallab.com che trovate in descrizione, dove potrete trovare tutte le informazioni su Inerzia X1, le modalità di acquisto, e oltre a un'area tecnica molto ricca in cui vengono spiegati tutti i concetti di cui abbiamo parlato in questi video. Ciao e grazie a tutti!